Buon pomeriggio, buona domenica pomeriggio. Siamo a Villa Borghese. Volete essere nel vlog? No. A me allora? Io ci voglio essere. Ciao. Angelina, ciao. Siamo tutti qui. Buongiorno, è tornato il microfonino, questa volta in versione aggiornata, quello senza fili. Dà una certa soddisfazione parlare al microfonino. Comunque spero che l'audio sia migliore perché qui sto costeggiando una strada molto trafficata. E niente, questa mattina ho una commissione da fare e sono nella zona dell'Università La Sapienza. Adesso sto camminando su Viale Regina Margherita. E niente, quindi oggi passeggiamo insieme in questa zona, vi faccio vedere un'altra zona di Roma. Ho appena superato la fermata della metro Policlinico. Se qualcuno di voi ha studiato qui sicuramente riconosce questa zona. Qui c'è l'università, ma ci sono anche gli ospedali, quindi c'è il pronto soccorso, ci sono vari servizi, insomma, annessi all'università. E adesso io devo attraversare la strada. Per noi è verde, quindi possiamo attraversare sulle strisce. E questa è l'entrata principale della Sapienza, su Piazzale Aldo Moro. C'è la statua di Minerva lì in fondo che non si può guardare negli occhi se ci si vuole laureare. Però non si vede perché è in restauro, è tutta coperta. Ma adesso io proseguo il mio cammino verso Scalo di San Lorenzo, verso la facoltà di psicologia che è distaccata dalla sede centrale, perché devo aiutare un'amica di mia sorella con una ricerca per la sua tesi e quindi stamattina io e mia sorella facciamo da cavie per lei. Ma è lontano la dobbiamo andare noi, Ah, tu hai chiesto, il nostro accesso sta lì? Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena lasciato Piazza Venezia in autovettura, a conclusione della tradizionale cerimonia presso l'altare della patria. Con l'alzabandiera solenne e l'omaggio al milite ignoto, il Capo dello Stato ha aperto le celebrazioni della festa del 2 giugno. È Il Presidente questa? Mattarella sta ora transitando verso Viale delle Terme di Caracalla e Via di San Gregorio, dove passerà in rassegna le unità che partecipano alla rivista su Via dei Fuochi Imperiali. Guarda che bella la bandiera sul Colosseo.
piove a dirotto. Ora 3 mezzi speciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un'autoscala di recente dotazione. Una volta stavo in autostrada con mio papà in macchina e abbiamo visto sfrecciarci accanto la Lamborghini della polizia, quindi la usano davvero in autostrada. Bene, noi ci siamo inzuppati a dovere. Buona festa della Repubblica, oggi è il 2 giugno e sono tornata a casa. Come avete visto stamattina ero su Via dei Fori Imperiali per assistere alla parata. Ci sono alcuni posti che sono su invito, ma ce ne sono anche altri che sono prenotabili da tutti. Bisogna prenotare per tempo e aggiudicarsi il proprio posto. È stata una bella mattinata, anche se ci siamo presi tutta l'acqua che potevamo prenderci. Eravamo zuppi. Io sono uscita di casa che avevo il completo grigio chiaro. Sono tornata a casa che il mio completo era diventato grigio scuro. Tanta è stata l'acqua che abbiamo preso stamattina. Questa mattina non è iniziata benissimo perché anche se ci siamo svegliati presto, alla fine abbiamo fatto tutto di corsa, quindi quando siamo arrivati lì c'era tantissima gente, quindi dovevamo vederci con un nostro amico e per arrivare al punto in cui ci eravamo dati appuntamento abbiamo dovuto fare lo slalom tra 1000 persone. Io avevo l'ansia di non arrivare in tempo ed effettivamente ci siamo persi le frecce tricolori, il primo passaggio delle frecce tricolori, quando il Presidente della Repubblica depone la corona sull'altare della patria. A quel punto c'è il primo passaggio delle frecce tricolori e quello ce lo siamo perso perché stavamo cercando di incontrarci con questo nostro amico e di correre alla tribuna prima che iniziasse la parata, perché poi ad un certo punto, anche se hai il biglietto, chiudono l'entrata e non si può più entrare. Quindi così, però siamo riusciti ad arrivare in tempo per fortuna e quindi ci siamo visti la parata e poi abbiamo assistito al secondo passaggio delle frecce tricolori, che però non si vedeva tanto bene da dove stavamo noi e tutti gli ombrelli aperti per la pioggia battente non hanno aiutato la visuale sulle frecce tricolori, quindi è andata un po' così. Però insomma ci siamo divertiti, purtroppo ha piovuto tantissimo, adesso è uscito il sole, ovviamente nel pomeriggio è uscito il sole, però insomma è stata una bella mattinata, sono stata contenta di aver partecipato. E poi niente, alla fine della parata siamo andati a Monti per prenderci un caffè e poi ognuno per la sua strada. Siamo tornati a casa. E niente, ci vediamo più tardi, ci risentiamo tra poco perché voglio aggiornarvi sul libro che sto leggendo. Allora, eccoci qui, buonasera. Stavo leggendo questo libro qui, che è il libro che sto leggendo in questo momento, in questo periodo. Si intitola Mio fratello rincorre i dinosauri, scritto da Giacomo Mazzariol. Storia mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più. Non l'ho ancora finito in realtà, ma mi manca molto poco. Stasera penso che lo finirò, mi metterò a letto un po' prima perché domani ho la sveglia presto, domattina che è lunedì. Sono fiduciosa di riuscire a finirlo. E prima di dirvi il mio commento, vi leggo la descrizione che è scritta sulla quarta di copertina.
Vi presento mio fratello, va male a scuola, ama i dinosauri e mi ha cambiato la vita. Hai 5 anni, 2 sorelle e desidereresti tanto un fratellino per fare con lui giochi da maschio. Una sera i tuoi genitori ti annunciano che lo avrai e che sarà speciale. Tu sei felicissimo. Speciale per te vuol dire supereroe. Gli scegli pure il nome, Giovanni. Poi lui nasce e a poco capisci che sì, è diverso dagli altri, ma i superpoteri non li ha. Alla fine scopri la parola down e il tuo entusiasmo si trasforma in rifiuto, addirittura in vergogna. Dovrai attraversare l'adolescenza per accorgerti che la tua idea iniziale non era così sbagliata. Lasciarti travolgere dalla vitalità di Giovanni per concludere che forse un supereroe lui lo è davvero e che in ogni caso è il tuo migliore amico. Un romanzo di formazione in cui non c'è nulla di inventato, che stupisce, commuove, diverte e ha conquistato il cuore di centinaia di migliaia di lettori. Ed ha un percorso davvero sincero, senza alcun buonismo, senza alcun pietismo. È a tratti davvero divertente. Mi sono trovata a ridere in alcuni punti, a ridere di gusto in alcuni punti. È la storia vera dello scrittore. Lui ha vissuto queste cose, ti trasmette freschezza e anche quella leggerezza positiva nel trattare un argomento che in realtà a tratti può essere un argomento delicato. Dal punto di vista linguistico può sembrare facile, può sembrare una lettura facile, ma in realtà non lo trovo così facile in prospettiva di consigliarlo a voi studenti di italiano. È proprio una lingua parlata spontanea e informale, a tratti colloquiale, con molti modi di dire, con molti riferimenti culturali esterni al libro. In alcuni punti ci sono dei giochi di parole molto divertenti, però diciamo che la lettura di questo libro può essere accompagnata alla visione del film, perché da questo libro hanno tratto un film molto carino. Io in realtà ho visto prima il film e poi ho iniziato a leggere il libro. È un'ottima combinazione, quindi ve lo consiglio assolutamente. Mi piace molto. Ovviamente il finale è abbastanza prevedibile perché trattandosi di un romanzo di formazione, non è un giallo o un poliziesco, insomma, che si deve scoprire qualcosa alla fine. E quindi posso già dirvi da adesso che appunto mi piace e prevedo che anche il finale della storia mi piacerà. E niente, questo quindi è tutto. Abbiamo ripreso con la rubrica letteraria nel vlog.